Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vediamo come fare questo vestito ad uncinetto. Io l'ho fatto con la schiena parecchio scoperta e corto, ma voi potete farlo con la schiena più coperta, anche molto più coperta, e lungo, anche lungo fino alle caviglie. Io lo uso come copricostume perché mi piace così, ma volendo con una vestaglietta sotto potremmo usarlo proprio come vestito. Il tutorial è un po' lungo perché questo punto, che in realtà è molto semplice ed estremamente ripetitivo, ve lo mostro quando lo lavoriamo a righe facendo aumenti, quando lo lavoriamo a giri come nella parte centrale e quando lo lavoriamo a righe senza fare aumenti per la zona degli spacchi. Ma il punto è sempre lo stesso, si ripetono sempre le stesse 7 righe ed è veramente molto semplice. Per fare questo vestito io ho usato 230 grammi di filato e il filato che ho usato è il filato Cairo della Staffil, è 100% cotone super mercerizzato, è morbido, lucido, poco ritorto, molto bello. I gomitoli pesano circa 50 grammi e sono lunghi 127 metri e sono consigliati ferri uncinetti da 3,5-4. Io ho usato un uncinetto da 3,5 mm e come detto per il mio vestito ho usato 230 grammi. Il colore che ho usato io è il 3, ma di questo filato ci sono davvero tantissimi bellissimi colori e se volete utilizzarlo anche voi, nella descrizione del video vi lascio tutti i riferimenti di Staffil, voi potete contattarli e loro vi rimandano al negozio fisico più vicino a voi o a un sito web in cui poterlo acquistare. Il mio vestito è lungo circa 61 cm, nella zona del girovita, che è la circonferenza più piccola, la circonferenza è di circa 68 cm e nella parte più larga, quella dei fianchi, è larga circa 84 cm. Ma come sappiamo la lavorazione ad uncinetto è molto elastica, quindi nel girofianchi in realtà io ho una circonferenza di circa 94 cm e nel giro vita di 74 mi sembra, quindi considerate che appunto poi è elastica, veste me che sono una taglia SM, ma vestirebbe sicuramente anche una S risultando più lungo o una M risultando un po' più corto. Quindi la cosa migliore è sempre, mentre lavoriamo il vestito in questo caso, provarlo alla persona per cui stiamo lavorando e in generale restare un po' più con le misure un po' più piccole piuttosto che un po' più grandi, perché appunto poi il lavoro cede ed è elastico. Iniziamo dalla parte alta del vestito, lavoriamo a righe fino a dove vogliamo iniziare a lavorare la schiena, ma poi nel tutorial vi spiego tutto. Poi lavoriamo a giri senza aumenti fino al girovita e poi un po' alla volta aumentiamo per il girofianchi e poi andiamo giù dritti e facciamo gli spacchi. Io ne ho fatti 2, ma voi se volete potete farne uno o anche non fare spacchi e farlo lungo quanto preferite e alla fine facciamo le spalline. In realtà probabilmente è più lungo vedere il tutorial che fare il vestito e quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo lavorando un numero di catenelle multiplo di 6 più 1. Io ho lavorato 49 catenelle. Una volta che abbiamo le catenelle che ci servono, iniziamo la riga 1. 4 catenelle che sostituiscono il primo punto alto allungato e nella quinta catenella dall'uncinetto lavoriamo altri 2 punti alti allungati. Per il punto alto allungato filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, chiudo prima un filo e poi chiudiamo il punto a 2 a 2. Questo è un punto alto allungato, ne lavoriamo un altro nello stesso punto. E la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga è salto 2 catenelle,
e nella terza lavoro 3 punti alti allungati. E andiamo avanti così. Salto 2 catenelle e nella terza 3 punti alti allungati. E in questo modo completiamo tutta la riga 1. In questo modo giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 2. 4 catenelle per sostituire il primo punto alto allungato e altri 2 punti alti allungati nel primo punto. Da qui in poi lavoriamo una tripletta di punti alti allungati tra ogni tripletta della riga 1, tra le triplette. E in questo modo lavoriamo anche tutta la riga 2. Completiamo la riga lavorando una tripletta di punti alti allungati anche nell'ultimo punto. Giriamo il lavoro, lavoriamo 5 catenelle che sostituiscono un punto alto doppio. Poi ne lavoriamo altre 2 e nella terza catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto alto. E qui dove abbiamo lavorato il punto alto, questo è il primo punto di questa riga e se volete qui potete mettere un marker. Ora lavoriamo un punto alto doppio nel primo punto della riga e ci fermiamo qui senza chiuderlo e ne iniziamo un altro tra le prossime 2 triplette. Ed ora chiudiamo insieme questi 2 punti alti doppi. Da qui inizia la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga. Lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e un punto alto doppio allungato su questi punti, entrando su questi 3 punti, su questi 3 fili che vediamo. Così, porto fuori il filo e allungato vuol dire che la prima chiusura la facciamo sempre solo con un filo, quindi chiudo 1 e poi chiudiamo il punto a 2 a 2. Ed ora lavoriamo 3 punti alti doppi chiusi assieme, uno nel punto in cui abbiamo già lavorato questo punto alto doppio e gli altri 2 tra le successive triplette. 3 punti alti doppi chiusi assieme, 1, 2, 3 e li chiudiamo insieme. E questa è la ripetizione che ripetiamo. La rivediamo: 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, un punto alto doppio allungato entrando nei fili di tutti i punti chiusi assieme, in questo modo, e 3 punti alti doppi chiusi assieme, partendo dal punto in cui abbiamo già lavorato l'ultimo. E chiudiamo assieme.
e ripetiamo in questo modo per tutta la riga. Lavorate tutte le ripetizioni che possiamo lavorare, ci troviamo in questa situazione con un'ultima tripletta della riga precedente. Qui iniziamo un'altra ripetizione lavorando 4 catenelle e un punto alto doppio allungato alla base delle catenelle. E 2 punti alti doppi chiusi assieme, uno dove abbiamo già lavorato l'ultimo e uno nell'ultimo punto della riga. Due catenelle, 1, 2 e un punto alto alla base delle catenelle, prendendolo sempre, prendendo tutti i punti chiusi assieme. E un punto alto doppio nell'ultimo punto della riga. Giriamo il lavoro, lavoriamo 5 catenelle che sostituiscono un punto alto doppio e altre 2 catenelle. Iniziamo un punto alto doppio nel primo punto della riga e ne iniziamo un altro nei 2 punti alti doppi chiusi assieme del giro precedente, prendendo tutti i fili che chiudono i punti come abbiamo fatto prima. Così. Chiudo 2 e adesso chiudiamo insieme questi 2 punti. 2 catenelle, un punto alto doppio, sempre nello stesso punto. Due catenelle, iniziamo un punto alto doppio in questo punto e ne iniziamo un altro nei 3 punti alti doppi chiusi assieme successivi e anche qui prendiamo tutti i fili che chiudevano insieme i punti, così. E chiudiamo insieme questi 2 punti. Da qui inizia la ripetizione che ripetiamo per tutta questa riga. 2 catenelle, un punto alto doppio nello stesso punto, due catenelle e adesso lavoriamo 2 punti alti doppi chiusi assieme, uno in questo punto e uno nei prossimi 3 punti alti doppi chiusi assieme. E chiudiamo insieme. E ripetiamo 2 catenelle, un punto alto doppio nello stesso punto, due catenelle, 2 punti alti doppi chiusi assieme, uno in questo stesso punto e uno nei prossimi 3 punti alti doppi chiusi assieme. Completiamo la riga lavorando 2 catenelle, 2 punti alti doppi chiusi assieme, uno nel punto in cui abbiamo già lavorato e uno nell'ultimo punto della riga,
2 catenelle e un punto alto doppio nell'ultimo punto della riga. Giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di triplette di punti alti allungati, come abbiamo lavorato qui. Lavoriamo la prima nel primo punto e sostituiamo il primo punto alto allungato con 4 catenelle. E in questa riga lavoriamo una tripletta di punti alti allungati in ogni archetto di 2 catenelle. Alla fine lavoriamo una tripletta anche in questo, che è l'ultimo archetto di 2 catenelle, e lavoriamo l'ultima tripletta nell'ultimo punto della riga, che è un punto alto doppio che avevamo sostituito con 5 catenelle. Quindi contiamo 5 catenelle, 1 2 3 4, e nella quinta lavoriamo l'ultima tripletta di punti alti allungati della riga. E queste sono le righe che lavoriamo: 2 righe di triplette di punti alti allungati, le 2 righe che formano i fiori e una riga di triplette. In questa prima parte poi abbiamo lavorato aumenti all'inizio e alla fine di ogni riga per ingrandire il lavoro. Quindi adesso lavoriamo di nuovo la riga 3 e la riga 4 esattamente come le abbiamo lavorate insieme, con l'unica differenza che avremo una ripetizione in più. Ho lavorato di nuovo la riga 3 e in questo caso ci troviamo alla fine a completare una ripetizione lavorando 3 punti alti doppi chiusi assieme, mentre qui alla fine della riga ne avevamo lavorati solo 2. Non importa, finiamo la riga come abbiamo fatto in questo caso, lavorando 2 catenelle, un punto alto nei punti alti doppi chiusi insieme e un punto alto doppio nell'ultimo punto della riga. Giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 4 come l'abbiamo lavorata in precedenza. 5 catenelle che sostituiscono un punto alto doppio, 2 catenelle, un punto alto doppio nel primo punto che chiudiamo col punto alto doppio lavorato sui 3 punti alti doppi chiusi assieme e così via. In questo modo, ad ogni riga, all'inizio e alla fine, aumentiamo mezza ripetizione della ripetizione del fiore. E questa è la sequenza di 7 righe che ripetiamo durante tutto il lavoro. Quindi adesso, dopo questa riga, ricominciamo a lavorare 2 righe di triplette, le 2 righe che formano i fiori, una riga di triplette, le 2 righe che formano i fiori. E continuiamo a lavorare, come vi ho mostrato, aumentando all'inizio e alla fine della riga, fino al punto in cui vogliamo iniziare a lavorare anche la schiena del vestito. Ci rivediamo in quel punto e vediamo come rendere circolare il lavoro e poi come lavorare queste righe in modo circolare. Per il mio vestito ho lavorato 15 righe
ed è alto circa 22 cm e largo alla base circa 63 cm. Man mano che lo lavoriamo lo misuriamo su di noi o sulla persona per cui stiamo facendo questo vestito. Questo è lo scollo, possiamo puntare 2 spilli sul reggiseno o su una canottiera per vedere come calza, e la parte sotto la giriamo intorno al corpo e vediamo la parte di schiena che vogliamo che rimanga nuda e a che altezza vogliamo che il vestito si chiuda in circonferenza e poi appunto copra anche la schiena. Nel mio caso mi va bene così e questa è circa l'altezza del girovita. A questo punto potete stringere un po' il vestito in modo che si infianchi un po' sul girovita. Da qui in poi lavoriamo in circonferenza senza fare aumenti e poi per i fianchi aumenteremo e vedremo come. Arrivati a questo punto può essere che la vostra circonferenza sia già giusta così e quindi qui chiudete con un punto bassissimo sul primo punto della riga, oppure che dobbiate aggiungere delle catenelle. Se dovete aggiungere delle catenelle potete aggiungere un multiplo di 6 più 4 di catenelle oppure anche solo 4 catenelle. Nel mio caso aggiungerò solo 4 catenelle. Considerate che il lavoro poi è sempre elastico, quindi diventa sempre più grande di come lo misuriamo sul tavolo. Nel mio caso quindi lavoro 4 catenelle e chiudo con un punto bassissimo nel primo punto del giro, che è quello sostituito dalle 4 catenelle. Per chiudere il lavoro in circonferenza potete farlo dopo un giro che completa i fiori o dopo un giro di triplette, se è il punto in cui lavoriamo 2 righe di triplette, in modo che possiate lavorare come vi mostro nel tutorial. Da qui in poi lavoriamo in cerchio, ma per mantenere la trama del lavoro ad ogni fine giro giriamo il lavoro. Quindi giriamo il lavoro, ci spostiamo nella prima catenella con un punto bassissimo e da qui iniziamo il giro. Lavoriamo sulle catenelle come sul primo giro, sostituiamo il primo punto alto allungato con 4 catenelle e lavoriamo altri 2 punti allungati in questa catenella. Saltiamo 2 catenelle e nella terza lavoriamo una tripletta e lavorate in questo modo per tutte le catenelle che avete aggiunto. E poi lavorate normalmente tutto il resto del giro. Triplette di punti alti allungati tra le triplette della riga precedente. Oppure se state lavorando dopo i fiori, triplette in ogni archetto. Alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto del giro. E giriamo il lavoro e cominciamo a lavorare dal successivo archetto, quindi ci spostiamo sempre nel successivo archetto con un punto bassissimo. Qui lavoriamo 4 catenelle che sostituiscono un punto alto doppio non chiuso e lavoriamo altri 2 punti alti doppi non chiusi nei successivi 2 archetti. 1, 2. E chiudiamo con un punto bassissimo e ricominciamo a lavorare la sequenza normalmente. 4 catenelle, un punto alto doppio allungato,
e 3 punti alti doppi chiusi assieme. E continuiamo lavorando questa ripetizione per tutto il giro. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nei primi 3 punti alti doppi chiusi assieme. Giriamo il lavoro e lavoriamo la seconda riga dei fiori. Iniziamo con 5 catenelle che sostituiscono il primo punto alto doppio e 2 catenelle per l'archetto. E lavoriamo tutto il resto del giro come sappiamo. In questo punto iniziamo un punto alto doppio, e ne lavoriamo un altro nei prossimi 3 punti alti doppi chiusi assieme. Due catenelle e così via. Alla fine completiamo il giro lavorando gli ultimi 2 punti alti doppi chiusi assieme, uno in questo punto e uno nel primo punto del giro. E qui dobbiamo lavorare un archetto di 2 catenelle sul primo punto alto doppio, quindi sulla quinta catenella. Anziché lavorare 2 catenelle, lavoriamo un mezzo punto alto nel primo punto alto doppio, quindi nella quinta catenella. In questo modo formiamo un archetto grande come 2 catenelle, ma ci troviamo al centro dell'archetto. Giriamo il lavoro e da qui lavoriamo il giro di triplette, lavorando una tripletta di punti alti allungati in ogni archetto. Vediamo come aumentare la circonferenza del vestito. Mettiamo 2 marker sui fianchi. Io per esempio ho un numero dispari di ripetizioni di fiori, ne ho lasciata una in meno dietro e una in più davanti. Il marker lo mettiamo tra un fiore e l'altro, nei 2 punti alti doppi chiusi assieme. Aumentiamo nei giri di triplette di punti alti allungati, lavorando una tripletta in più nei 2 punti alti doppi chiusi assieme, una tripletta in ognuno dei 2 fianchi. Se volete potete aumentare anche più di 2 triplette in un giro. L'importante è che il numero di triplette che aumentate sia multiplo di 2. E considerate che ogni 2 triplette in più che lavoriamo aumentiamo della grandezza di un fiore, quindi sappiamo già di quanto aumentiamo la circonferenza del vestito. Sono andata avanti col lavoro e ho lavorato tutti gli aumenti che mi servono per arrivare nel girofianchi ad avere la circonferenza di cui ho bisogno. In totale ho lavorato 14 aumenti di triplette di punti alti, 2 in questa riga, 4 nella successiva, 2, 4 e 2 solo sul retro in quest'ultima riga di triplette. Ho aumentato sempre e solo nelle righe di triplette che lavoriamo sul giro di fiori, aumentando come vi ho mostrato nei 2 punti alti doppi chiusi assieme. Al momento il mio vestito è lungo circa 53 cm. Da qui in poi inizio a lavorare gli spacchi laterali. Voi potete continuare a lavorare il vestito senza spacchi oppure nel punto in cui preferite lavorare gli spacchi. Vediamo adesso insieme come lavorare questo schema in modo da iniziare e finire la riga in modo retto.
Per lavorare gli spacchi dobbiamo ricominciare a lavorare a righe, lavorando su metà della circonferenza, prima il dietro e poi il davanti o viceversa. Quindi per prima cosa mettiamo dei marker sui fianchi e questa volta il marker lo mettiamo sul punto alto doppio al centro di una ripetizione dei fiori. L'inizio del giro però è al centro del retro, quindi in questo punto del vestito tagliamo il filo. Una volta concluso il giro facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Riagganciamo il filo su uno dei fianchi, questo è il marker del fianco. Prepariamo un nodino iniziale, estraiamo l'uncinetto e agganciamo il filo sul successivo archetto. 4 catenelle per sostituire il primo punto alto allungato e lavoriamo una tripletta di punti alti allungati in ogni archetto fino al successivo marker. Arrivati al marker che abbiamo messo sull'altro fianco, completiamo la riga lavorando un punto alto allungato anche nel punto con il marker e giriamo il lavoro. Lavoriamo la seconda riga di triplette di punti alti. La prima tripletta la lavoriamo tra i primi 2 punti della riga precedente. 4 catenelle per sostituire il primo punto alto allungato e ne lavoriamo altri 2. E lavoriamo tutta la riga come sappiamo, lavorando una tripletta tra le triplette del giro precedente. Concludiamo questa riga con un punto alto allungato nel primo punto alto allungato della riga precedente. E giriamo il lavoro. Iniziamo la prossima riga con 4 catenelle che sostituiscono il primo punto alto doppio e questo è il primo punto della riga e da qui lavoriamo lo schema normalmente. Un punto alto doppio tra le prossime 2 triplette, 4 catenelle e via così. Se vogliamo possiamo mettere un marker nella quarta catenella per ricordare che questo è il primo punto della riga. Concludiamo la riga lavorando 2 punti alti doppi chiusi assieme, uno tra le ultime 2 triplette e uno nell'ultimo punto della riga. Così. E questo è l'ultimo punto della riga. 4 catenelle per sostituire il primo punto alto doppio della riga e questa quarta catenella rappresenta il primo punto della riga e se vogliamo possiamo mettere un marker, altre 2 catenelle e da qui lavoriamo lo schema normalmente. 2 punti alti doppi chiusi assieme, uno nel primo punto e uno al centro del prossimo fiore. E da qui lavoriamo lo schema normalmente, in questo modo. Completiamo la riga lavorando 2 catenelle e nell'ultimo punto potete lavorare un punto alto doppio un po' piccolo oppure un punto alto allungato. In questo modo. Giriamo il lavoro ed
Ed ora lavoriamo di nuovo triplette. 4 catenelle per il primo punto alto allungato e questa tripletta la completiamo nel primo archetto lavorando altri 2 punti alti allungati. Lavoriamo tutta la riga lavorando una tripletta in ogni archetto e alla fine completiamo la riga come abbiamo fatto per la prima riga di triplette, lavorando un punto alto allungato nell'ultimo punto, che è quello in cui abbiamo messo il marker. E così abbiamo imparato a lavorare questo schema anche a righe in modo retto. Continuiamo a lavorare rispettando la sequenza delle 7 righe, come abbiamo fatto fino a qui, per tutta la lunghezza che vogliamo per il nostro vestito. Per il mio vestito alla fine ho deciso di lavorare solo 5 righe dopo l'apertura degli spacchi. Voi potete farlo lungo quanto volete, l'importante è che finiate con una riga di triplette di punti alti allungati. Per quanto riguarda gli spacchi vi do un consiglio. Vi avevo detto di dividere il lavoro a metà, in realtà alla fine ho lasciato 14 ripetizioni dietro e 12 davanti, e questo perché quando ho iniziato a lavorare gli spacchi ho provato il vestito e ho visto che gli spacchi venivano troppo dietro rispetto al fianco, e questo probabilmente perché nel giro fianchi è più grande il lato B che il davanti, e quindi considerate anche voi questa cosa, dividete il lavoro lasciando un po' di più dietro e un po' meno davanti e cominciate a lavorare e poi lo provate e vedete se gli spacchi effettivamente sono nella posizione che vi piace. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata del vestito, su un lato tagliamo il filo, ovviamente lavoriamo tutto prima dietro e poi davanti o viceversa, tagliamo il filo da una parte e dall'altra lo lasciamo agganciato, perché adesso facciamo tutto un giro di finitura. Riagganciamo il filo, giriamo al lavoro, lavoriamo una catenella, un punto basso tra i primi 2 punti alti allungati, 2 catenelle e la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga fino all'altro fianco è un punto basso tra le triplette, 2 catenelle e ripetiamo un punto basso, 2 catenelle. Sull'altro lato lavoriamo un punto basso tra i primi 2 punti alti allungati, una catenella e qui lavoriamo sul lato delle righe tutta una riga di punti bassi, lavorando tutti i punti bassi che servono, né troppi pochi. Io ne lavoro uno nei punti alti allungati, uno tra le righe e 2 nei punti alti doppi. Piuttosto di lavorare più punti, meglio lavorarne meno. Nella parte alta dello spacco lavoriamo una diminuzione, lavorando un punto basso che non finiamo da questa parte, un punto lo iniziamo dove abbiamo iniziato lo spacco del davanti e del dietro e uno anche dall'altra parte e chiudiamo tutto insieme e lavoriamo l'altro lato. In questo modo, in modo da ottenere una finitura più dritta possibile. E qui lavoriamo l'altro lato allo stesso modo. Lavoriamo una catenella, un punto basso tra i primi 2 punti, 2 catenelle e così via. E in questo modo lavoriamo tutta l'altra metà. Concludiamo il giro con una catenella e un punto bassissimo nel primo punto basso di questo giro. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo.
Quest'ultimo giro di punti bassi che abbiamo fatto determina il dritto del lavoro. Il dritto è quello in cui vediamo dritto quest'ultimo giro. Lavoriamo tutto un giro di punti bassi di finitura anche nel contorno della parte alta. Io sono partita da un fianco e ho lavorato punti bassi come abbiamo fatto per gli spacchi, in testa alle righe e poi sullo scollo, un punto in ogni punto, un punto dove abbiamo lavorato la tripletta e 2 punti negli archetti. Ed ora vediamo come fare le spalline. Per le spalline prepariamo un nodino iniziale, estraiamo l'uncinetto e scegliamo 2 punti da cui far partire le spalline. Per me saranno questi 2. Entriamo nel primo ed estraiamo il filo. Facciamo una catenella e la spallina la facciamo facendo una striscia di punti bassi senza catenelle di base. Entriamo nel prossimo punto, portiamo fuori il filo, lavoriamo prima la catenella e poi il punto basso, filo sull'uncinetto e chiudiamo il punto. E questo è il punto basso e sotto c'è la sua catenella. Quindi adesso entriamo nella catenella, cioè in questo filo qui sotto, portiamo fuori il filo e lavoriamo intanto una catenella e poi il punto basso e ripetiamo in questo modo. Entriamo nella catenella, lavoriamo prima la catenella e poi il punto basso e andiamo avanti così. Per le mie spalline io ho lavorato 66 punti, però voi misuratele e scegliete la lunghezza che va bene a voi. Arrivati alla lunghezza desiderata, tagliamo il filo un po' lungo ed estraiamo. Infiliamo il filo in un ago e cuciamo la spallina. Controlliamo prima che non sia arrotolata e la cuciamo nel punto che abbiamo scelto. Io la cucio alla seconda ripetizione quando facciamo le 2 righe di punti alti allungati al centro qui. Anche qui scegliamo 2 punti su cui cucire la spallina e ripassiamo sui punti in modo che la cucitura non si veda. Annodiamo sul retro e nascondiamo il filo. Allo stesso modo nascondiamo tutti i fili del vestito. E il nostro nuovo copricostume o vestito è pronto. Vi devo dire che sono super soddisfatta del risultato, l'ho già provato, l'ho lavato, asciugato e portato e mi piace tantissimo, soprattutto come veste. Questa cosa di chiudere la schiena dopo il giro petto fa in modo da avere proprio una vestibilità perfetta che segue
le forme del corpo. Spero tanto che il tutorial vi sia piaciuto, che rifacciate questo vestito. Se così fosse, fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. E come al solito, se rifate questo vestito, mi raccomando, condividete le vostre foto con me. Potete farlo taggandomi in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo e in particolar modo questa volta per aver guardato il tutorial fino alla fine. Spero vi sia piaciuto, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!